è giunto a compimento. Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Oggi parliamo di Tuka L2, un incisore laser molto interessante, prima di tutto per il prezzo, poi per le caratteristiche sulla carta e poi per la qualità delle lavorazioni. Però tolgo gli occhiali perché non ci stavo vedendo più niente. Chi è Tuka? Tuka è un'azienda che da tanti anni è nel settore delle macchine CNC e da un paio d'anni è voluta entrare nel mondo degli incisori laser, sempre macchine CNC, da scrivania, da desktop. Ma lo scopo di Tuka è quello di creare degli incisori laser funzionanti, esteticamente belli e soprattutto sicuri. Ed effettivamente questa macchina racchiude queste tre caratteristiche, ma lo vedremo nel corso del video. Vi ricordo che in descrizione metterò tutti i link utili per acquistarlo e per acquistare eventualmente altri moduli, perché per il modello L2 sono disponibili tre potenze, 2,5 W, 10 watt e 20 watt, che vanno scelti in base alla tipologia di lavori che dovete fare. Ma siccome il modulo si può sostituire molto velocemente, potete anche decidere di comprare due moduli diversi per cambiarlo a seconda del lavoro. Se vi serve potenza estrema c'è il 20 watt, se vi serve precisione estrema c'è il 2,5 W. Il 10 watt è una buona via di mezzo, ma vi dico anche che comunque col 20 watt sono riuscito a fare dei lavori molto dettagliati. Avviciniamo così vi faccio vedere come è fatto. Questo è il nostro Tuka L2, l'immagine grandangolare. Vi arriva praticamente con l'incisore già tutto montato e già potete partire a lavorare. Bisogna solo montare l'enclosure, che come pronuncia sono sicuro di averla sbagliata, che è praticamente il box che consente di lavorare praticamente di fianco al laser con un PC e non sentire minimamente la puzza dei fumi che si sprigionano durante la lavorazione. E questo box è molto bello, molto ben fatto e molto solido, ed è l'unica cosa che dovete montare quando vi arriva questo incisore. Guardate lo spessore dei pannelli utilizzati, 5 mm, e vedete quanto è rifinito, perché tutto quello che unisce i pannelli sono dei profili di alluminio molto ben realizzati, sagomati, e la struttura si ingloba perfettamente con l'incisore laser, perché l'incisore laser è pensato proprio per il montaggio di questa struttura. E ancora le cose belle non sono finite, abbiamo iniziato solo ora. Vi faccio vedere una cosa: dobbiamo sempre usare per forza l'immagine grandangolare, perché se no non vedete niente. Lo sportello anteriore si alza, lo possiamo lasciare in qualsiasi punto perché ha dei pistoni a gas. Attualmente vedete questa griglia piccolina, ma naturalmente ora vedrete nei lavori successivi che ho utilizzato una griglia grande da 400x400. Il sistema di ispirazione è formato con quella ventola là dietro, che è parecchio rumorosa, devo dire, sia col box aperto, ma aperto non possiamo lavorare, e anche da chiuso. La velocità non è modulabile e l'alimentazione è diretta dalla presa. Manca effettivamente un tastino per accendere la ventola all'occorrenza. Però vi faccio vedere una cosa. Guardate cosa succede quando accendiamo l'incisore. Boom. Avete notato il cicalino, il suono di accensione? State vedendo queste bellissime strisce LED che servono a tenere illuminata, guardate che bello, la parte interna dell'incisore quando lavora. E poi avete visto questo LED di stato che cambia colore in base a quello che fa. Poi vedete dei dati, ora vi spiego perché. Mentre la telecamera è staccata vi faccio vedere qualcosina, guardate che bello. La struttura dell'incisore è molto bella, ma anche ben fatta. Guardate, le ruote scorrono, guardate la cinghia, all'interno del profilo, sono nascoste, e come vedete abbiamo questa struttura che ci permette di collegare la parte interna con la parte esterna. Il motore è nascosto qui e arriva già tutto assemblato anche dalla parte elettrica, e qui c'è questo cablaggio che come vedete ha dei supporti
che non vanno a appoggiare sul piano, ma sono solidali alla struttura. Ok? Mentre tutto quello che riguarda il movimento del modulo è tutto nascosto qua sotto. Le ruote che servono a spostare il nostro modulo sono in plastica rigida, molto rigida, e guardate dove scorrono, su un binario realizzato proprio sul profilo d'alluminio. E si vede bene uscendo, diciamo, fuori. Ecco qui, vedete? Vedete qui? E la stessa cosa naturalmente anche di sotto. Questo è il modulo ed è esteticamente uguale agli altri moduli da 2,5 e da 20. Questo è il modulo da 20 watt. Guardate il connettore. All'interno è USB di tipo C, ma è fissato con questi due bulloncini, un cavetto enorme, molto grosso, ma flessibile, veramente molto flessibile, tutto già bloccato qua dietro. Questo per evitare che poi dopo tante ore di utilizzo si danneggia qui. Questo è il tubicino dell'Air Assist che arriva qui e questo qui è magnetico. Però per rimuoverlo completamente dobbiamo sollevare il modulo. Ora poi vi faccio vedere come si mette a fuoco in modo molto semplice. Vi faccio vedere una panoramica interna. Guardate le cerniere. Quello che vedete qui è il contatto magnetico, vedete? Per uno dei sistemi di sicurezza del nostro incisore laser. Quando apriamo il nostro sportello si blocca la lavorazione. Visto che abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo un sensore di fiamma già incluso sotto il modulo, abbiamo un sensore di inclinazione e abbiamo un simpatico sistema con una specie di chiave USB, è praticamente questa. Invece di avere la classica chiave, abbiamo questa specie di chiave USB. Senza di questo, come vedete, non si può lavorare. Emette questo suono, così se abbiamo dei bambini a casa o non vogliamo far utilizzare il laser a persone non autorizzate, abbiamo questa chiavetta. Quando finiamo di lavorare, la mettiamo in un posto sicuro. Per far partire la macchina dobbiamo spegnerla e riaccenderla. Una cosa che mi piace di questa macchina è che sto iniziando ad apprezzarlo anche in quelle macchine che non hanno il box chiuso, è il fatto che lo 00 l'OM è qui in alto a sinistra e non avanti a sinistra, che poi c'è sempre il modulo, l'asse e i cavetti che danno fastidio quando dobbiamo posizionare i pezzi. Ora vado in home, vedete? Dimenticavo, non vi ho detto le caratteristiche. L'area di incisione è 415x395 e i motori riescono ad arrivare a una velocità di 24.000 mm al minuto ed è veramente velocissimo. E dai testi che vedete in fase di incisione, grazie ai 20 watt possiamo sfruttare proprio i 24.000 ed è velocissimo a lavorare. Ha una precisione di 0.1 mm con il movimento dei motori e ha i sensori di fine corsa magnetici sia allo 00 che alla parte finale degli assi. Non ha una base, non è chiuso qua sotto, perché abbiamo la possibilità di aumentare l'altezza tramite dei piedini in dotazione per poter mettere i pezzi più grandi. Io l'ho alzata con questi dadi dove ho messo poi questo feltrino gommato perché io utilizzo questi pannelli così grandi che infilo di sotto e faccio le lavorazioni così in modo da minimizzare gli scarti. Questo è il nostro pannellino dove abbiamo la chiave di sicurezza USB, l'alimentazione USB che va al PC, un lettore di memoria di micro SD, quindi possiamo lavorare senza collegamento al computer. Qui abbiamo la scheda madre e qui abbiamo l'antennino del wifi. Il tasto di alimentazione e questo è il tasto che utilizziamo per le varie funzioni, per resettare gli allarmi, per fare lo 0 per andare in home quando non è collegato al PC e per lavorare con la scheda di memoria. Un clic fa il frame, due clic parte la lavorazione.
clic prolungato termina la lavorazione se la vogliamo terminare prima del completamento. Manca un pulsante rosso di emergenza, il classico fungo. Il nostro fungo di emergenza è questo. Se c'è un problema e non si è già attivato uno dei sistemi di sicurezza, semplicemente dobbiamo fare questo. Insieme all'incisore mi è arrivato anche l'Air Assist e tutti i raccordini per poterlo montare. Come vedete il cavetto, il tubetto entra da qui, c'è un foro predisposto e ho lasciato questa lunghezza all'interno perché è quella che mi garantisce la massima estensione senza creare ingombri. L'Air Assist è manuale e modulabile tramite questo potenziometro, peccato che non è automatico, e quindi già avevo detto due cose che potrebbero sicuramente essere migliorate. Non sono veri e propri difetti, ma potrebbero essere migliorate. Quindi il fatto di non avere l'Air Assist automatico e il fatto di non avere la ventola automatica, o quantomeno con un interruttore che io mi posiziono qui e lo attivo solo quando mi serve, perché ogni volta devo andare a collegare l'alimentatore. Vedete qua sopra è il logo Tuca, è magnetico e serve a coprire il foro dove poi ci andrà la telecamera come accessorio aggiuntivo. Mettiamo il logo che così tappa il buco. Questi sono gli adesivi che ci aiutano al montaggio di tutti i vari pezzi, che poi alla fine, una volta montati, se non ci piacciono possiamo anche togliere. Però è molto semplice, anche perché il manuale che ho trovato all'interno del kit incluso è veramente un libro. Vi dice praticamente passo dopo passo tutto quello che dovete fare per il montaggio. Tutto raffigurato in modo molto chiaro a colori, con la misura delle viti da utilizzare. Abbiamo questo simpatico kit di attrezzi, ora mancano delle cose perché le ho montate, e tutte le bustine delle viti sono identificate con la misura. Il manuale vi spiega anche l'utilizzo del modulo, della messa a fuoco, ora ve lo faccio vedere, e vi spiega come utilizzarlo senza computer. Per quanto riguarda il montaggio, configurazione e altre cose, nel canale YouTube ufficiale di Tuca ci sono i video per ogni cosa, quindi non perderò tempo a farveli vedere in questo video, perché così, se siete interessati, andate nel canale ufficiale, ve lo lascerò in descrizione e troverete tutto quello che vi serve. Ora vi faccio vedere come si regola la messa a fuoco. Da questo lato abbiamo questo piolino che abbassiamo, vedete la distanza. Da questo lato invece abbiamo questa leva che solleviamo, abbassiamo fino a quando il piolino dall'altro lato tocca e poi richiudiamo contrastando la spinta dall'altro lato. E poi, fatto questo, non ci dimentichiamo di sollevare il piolino che si attacca magneticamente. Quello che vi ho detto finora riguarda la messa a fuoco per le incisioni. Per quanto riguarda invece i tagli, abbiamo questo distanziale con due misure, da 4 a 6 mm e da 7 a 9 mm. E in base a quello che dobbiamo tagliare, dobbiamo abbassare il modulo fino a quando la protezione tocca o 1 o 2. Nel sito ufficiale sono già disponibili tanti accessori ed altri verranno inseriti a breve. Attualmente non trovate il rotary e la telecamera, ma verrà inserito presto. Trovate invece un bellissimo sistema di purificazione dell'aria, perché come sapete, in teoria, non dovremmo buttare in atmosfera i fumi così come si sprigionano all'interno. Bisogna trattarli, purificarli e poi quello che è pulito lo possiamo buttare in atmosfera. Quindi questo ci vuole. Infatti io me ne sto costruendo uno artigianale dove devo fare convogliare tutte le macchine che uso e che sono in questa colonna, e ve lo farò vedere. Presto arriverà il video nel canale. Tuca sta pure sviluppando un software di gestione appunto dell'incisore laser. Naturalmente la versione attuale è solo online ed è in fase di test. Naturalmente verrà tradotta anche in italiano, però l'interfaccia sembra molto semplice, i comandi intuitivi, i presupposti diciamo che sono buoni. Speriamo la finiscono al più presto. Va bene, ora vediamo tutti i test che ho fatto per capire come lavora. Andiamo. Partiamo con i parametri di incisione. Inizialmente ho fatto questo ed effettivamente è un test per un 10 watt, quindi a 2400 mm al minuto ho fatto letteralmente il buco. Questo è multistrato da 4 mm, ho sospeso il test e ho iniziato il test del 20 watt. Come vedete possiamo tranquillamente lavorare alla massima velocità, perché la massima velocità è 24.000
E guardate le tonalità. Poi vabbè, da qua sono tutte uguali perché la velocità massima è 24.000. Negli ultimi due ho attivato l'Air Assist per vedere la differenza ed effettivamente è sempre consigliato nelle incisioni non utilizzarlo, è venuto un po' sbiadito. Però guardate come si può lavorare tranquillamente a velocità veramente elevate con dei risultati ottimi. Poi ho fatto il taglio del multistrato da 4 mm, eccolo qua. Qua in realtà non è passato, ma per una venatura che c'è, vedete, lungo tutta questa linea. Questo test l'ho fatto senza Air Assist e poi questo test invece con Air Assist e vedete che già è passato a 350 mm con una passata e guardate con Air Assist la superficie è molto bella e non sporca completamente, quindi già a 350 mm taglia. Se poi vogliamo vedere ad esempio il numero 14, che è questo, è ancora più chiaro. Ho aumentato ancora la velocità, sempre multistrato da 4 mm, e vedete che già due passate 500 mm al minuto è passato tranquillamente e la superficie è ottima. Oltre alla superficie è ottimo anche il cerchietto che misura con 17,56, 17,57, quindi è perfetto, cerchio perfetto. Ho provato poi il taglio del multistrato da 8 mm e come vedete una passata non è riuscito per pochissimo a 250 mm al minuto, ma con due passate, prendiamo il numero 2, è riuscito tranquillamente e questo è il risultato laterale, 8 mm di multistrato, Air Assist attivo. Sempre nel taglio del legno ho incrementato ancora la dose e questo è abete da 12-13 mm. Praticamente l'ha tagliato in quasi tutte le prove che ho fatto. Ho voluto fare solo delle prove per capire la differenza di bruciatura laterale. Vi faccio vedere. La migliore è questa, guardate, non sporca nemmeno. 250 mm al minuto, 90%, e ci è riuscito con il numero di passate che vi scrivo qua sotto. Guardate che bello. Altre prove che ho fatto è venuto tipo ad esempio un po' bruciato con una velocità più bassa, 100%, due passate, ha tagliato, però vedete la superficie non è bellissima. Ho preferito diminuire la potenza, aumentare la velocità, fare più passate e guardate il risultato che bello. Ho voluto incrementare ulteriormente lo spessore del legno. Questo è abete da 22 mm. 200 mm al minuto, 100% di potenza, non ci è riuscito. 150 mm al minuto, 100% di potenza, ci è riuscito. Però la bruciatura non è bellissima. Invece 150 mm al minuto, 100% di potenza, le passate ora ve le visualizzo a schermo, 22 mm di abete, guardate il taglio che ha fatto. Quindi per quanto riguarda il taglio del legno, fino a 22 mm di abete ci possiamo spingere. Per delle bomboniere che sto preparando per un matrimonio ho fatto questi bigliettini, quelli che vanno legati ai confetti. Allora, questo è cartone e praticamente guardate la precisione, guardate il punto, si intravede. E questo è stato fatto a 3000 mm al minuto, 28% di potenza. Questo è il mio pollice, quindi capite le dimensioni. Ed è venuto molto molto preciso e definito. Passiamo ora alle foto. Questi sono tutti i test che ho fatto per quanto riguarda l'incisione di fotografie, quindi quando servono dei dettagli. Ho scelto questa foto perché mi piaceva riportare sul legno i dettagli dei baffi, degli occhi, di alcuni ciuffetti del pelo di questo felino. Inizialmente ho lavorato ad risoluzioni veramente molto alte e ho visto che comunque c'era qualcosa che non andava. Poi ho fatto dei calcoli in base alla dimensione del punto di messa a fuoco, come si calcolano i DPI e sono riuscito ad ottenere un risultato buono
con 7000 mm/min, 60% di potenza e 96 dpi. Ed è venuto ottimo. Questa è un'immagine elaborata con iMac R, mentre questa è la stessa immagine con l'applicazione del One Touch, che è una serie di effetti che la rendono un po' più caratteristica. Questo facendo lavorare l'incisore in questo modo, ma in questo modo noi sfruttiamo la parte più lunga del punto di messa a fuoco, il 0,27. Ho deciso di fare le prove a farlo lavorare così, quindi sfruttando il 0,15, ed effettivamente il risultato è migliorato tantissimo. Ho alzato i dp facendo il calcolo, sono arrivato a 127 e guardate che qualità. Guardate i baffi. Vedete, le passate sono così, oltretutto a favore di vena, anche qui ero a favore di vena, la vena è qua, è così, vedete, io me lo segno quando faccio le prove. Qui la vena è in questa direzione e anche l'incisore si è mosso in questa direzione. E l'ho potuto fare in questo incisore perché comunque è veramente preciso, perché in genere conviene far muovere solo il modulo piuttosto che tutto l'asse, perché se c'è un minimo disallineamento poi lo vediamo nelle immagini. Invece questo incisore è veramente preciso già da come arriva di fabbrica, e anche se si muoveva tutto l'asse non ha creato nessun problema. Guardate che bello. E se spengo le luci è ancora più bello. Mentre questo è la stessa foto, stesse caratteristiche, con il One Touch di Mag R applicato. Questo lo rende un po' più 3D, risalta alcune zone e anche questo è molto bello. Ho fatto la prova a fare la stessa foto piccolina, guardate che piccola, e dopo aver fatto alcune prove ho trovato il giusto setup, che è questo, e anche qui vedete riesce a trasferire dettagli molto piccoli. È un 20 watt, quindi non lo dobbiamo comprare appositamente per fare cose così piccole, lo dobbiamo comprare per fare cose così o tagli. Però sappiate che se serve fare qualcosa del genere è in grado di farlo con una precisione abbastanza buona, non come un 10 watt o un 5 watt, ma per essere un 20 watt abbastanza buona. E con le prove mi fermo qui, altrimenti il video diventerebbe immenso. Nel canale troverete le prove di altri materiali. E perché questa 282 dp è venuta peggio di questa 96? Perché in realtà i 282 sono troppi per la dimensione del punto di messa a fuoco, che è 0,27 in questo movimento. Quindi ogni passata si va a sovrapporre per il 50% all'altra e il risultato è molto scuro e con meno dettagli. I dp vanno scelti in base alla dimensione del punto di messa a fuoco, non è una scelta che si fa a caso. Infatti, con i giusti dpi la foto viene decisamente migliore. Ok, siamo arrivati alla fine del video. In questo video avete visto solo i test per quanto riguarda il legno, ma nel canale arriveranno tanti altri video su tutti gli altri materiali che possiamo trattare con un 20 watt, tra cui anche l'incisione su acciaio. Allora, ve l'ho detto sempre, ve lo dico ogni volta che si presenta una macchina da un costo importante, e anche in questo caso non è una macchina perfetta. La macchina perfetta finora non esiste, o almeno tra quelle che ho provato io non mi è mai capitata la macchina perfetta. Non ha nessun contro, ha tantissimi pro, tutti quelli che vi ho detto nel corso del video, è inutile ripeterli. Ha solo 2 o 3 cosine che potrebbero essere migliorate in un aggiornamento, in una V2, in una versione successiva. E quindi l'air assist automatico, un pulsante messo nel cavo di alimentazione per quanto riguarda l'accensione della ventola, o ancora meglio, un automatismo per quanto riguarda l'accensione della ventola, che magari parte in automatico appena inizia l'incisione e si ferma a 30 secondi, 60 secondi dopo che si spegne il modulo. È un punto di messa a fuoco che non è di certo il più piccolo della categoria dei 20 watt, ma nemmeno il più grande, che nei tagli e nelle incisioni di disegni, di cose astratte, di scritte, va alla grande. Invece, se vogliamo sfruttare al massimo le potenzialità di questo modulo
anche nelle incisioni di fotografie dove è necessario avere maggiori dettagli, invece di fare lavorare, come avete visto, il modulo sempre facendo linee nell'asse X, lo facciamo lavorare facendo linee nell'asse Y, così sfruttiamo il 0,15 e non il 0,27 e di conseguenza aumentano i dpi che possiamo impostare e aumenta la risoluzione e la qualità dell'immagine. Detto questo, secondo il mio parere vale la pena acquistarlo anche in relazione al prezzo, considerando che costa poco di più di un normale incisore da 20 watt della stessa qualità senza il box, e che se in quell'incisore dobbiamo aggiungere il box superiamo il prezzo a cui viene proposto questo qua. Oltretutto questo è un box studiato apposta per questo incisore laser, ha il supporto per la telecamera, l'illuminazione interna, è fatto veramente bene, non è di quei box che hanno la plastica che flette solo a guardarlo, quindi sì, vale la pena acquistarlo in relazione al prezzo. Proverò a farmi mandare da Tuca gli altri due moduli per testarli e per poter decidere, in base al lavoro che devo fare, quale modulo installare, se mi serve estrema precisione, come vi dicevo nell'intro del video, o la potenza per fare tagli, eccetera. Va bene, seguite il canale perché arriveranno i video di tutti gli altri materiali, delle prove su tutti gli altri materiali e alcuni video di alcune lavorazioni e di alcuni lavoretti e progetti che ho realizzato nel frattempo che testavo le sue funzionalità. Andate in descrizione per trovare i link necessari per acquistarlo ed eventualmente, se Tuca me li fornirà, anche un codice sconto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!